Andrea Di Pré. Sei un artista e vuoi andare in TV con Di Pré. A partire da lui sono nati numerosi fenomeni virali sul web, come Giuseppe Simone e Rosario Muniz. Sì, io sono Picasso. Ma anche una lunga scia di scandali. Fabrizio Spaggiari. Antonino Molano. Diventa gallina cosmica a due teste. Questo video è solo il primo capitolo della sua storia. Oggi ci concentreremo sulla sua ascesa. Chi è davvero Andrea Di Pré? Cosa lo ha reso una figura così controversa? Quindi mettetevi comodi perché state per ascoltare la vera storia di Andrea Di Pré. In arte, Andrea Di Pré. Dà fastidio perché vado contro la mafia dell'arte. Immaginate un piccolo paese del Trentino, Tione del Trento. Qui il 9 novembre 1974 nasce Andrea Di Pré in una famiglia normale, come tante altre. Suo fratello e sua sorella infatti seguiranno percorsi tradizionali, diventando lui funzionario della provincia e lei un agente di polizia. Ma Andrea sceglierà una strada decisamente diversa. Si laureerà in giurisprudenza, completerà il patricantato a Napoli e diventerà un avvocato. Ma non sarà questa la sua strada, perché la sua vocazione, quella vera, non si trova negli uffici legali. Andiamo quindi per ordine e per ora rimaniamo sulla sua infanzia. Andrea riceve una fortissima educazione cattolica, infatti frequenta assiduamente la chiesa per anni. Diventa a un certo punto presidente del Consiglio Pastorale di Trento. È proprio qui che inizia la sua esperienza nel mondo televisivo. Infatti si mette a condurre la rubrica Vita in Diocesi sulla rete cattolica Telepace, un canale interamente dedicato a contenuti religiosi. Per un po' le sue apparizioni restano confinate in un angolo anonimo della televisione locale. Non lo conosce nessuno, i suoi discorsi, seppur trasmessi in TV, svaniscono presto nell'oblio senza lasciare traccia. Nessuno sembra accorgersi di lui fino a quando qualcosa cambia. Il programma televisivo Blob, infatti, manda in onda alcuni estratti della sua rubrica su Rai 3 ed è proprio grazie a questo passaggio che Andrea Di Pré inizia a farsi conoscere non più solo come un avvocato o il presidente pastorale, ma come un personaggio eccentrico e fuori dagli schemi. In queste brevi clip trasmesse su Blob, Andrea Di Pré si distingue per dichiarazioni che non passano inosservate. In particolare, in una di queste, Di Pré afferma, indignato, che su Rai 3 associano le immagini di Nostro Signore A quelle di questi invertiti sessuali. e in un'altra clip se la prende con l'allora sindaco di Roma, Rutelli, dicendo: Il camaleontico Rutelli sposa la causa omosessuale. Io non ho una idiosincrasia verso gli omosessuali, è forse il comportamento più aberrante che l'umanità abbia mai prodotto. A questo punto della storia, Andrea Di Pré viene nominato vescovo laico e tenta una breve incursione nel panorama politico italiano, unendosi al partito Democrazia e Libertà, la Margherita, guidato da Francesco Rutelli. Sì, proprio quel Rutelli che un attimo fa, secondo Di Pré, infangava la nostra Repubblica. Ma andiamo avanti, andiamo per ordine. Guardiamo insieme la locandina con cui Di Pré si presenta per una lista civica. È interessante leggere cosa riporta. Sopra la sua foto leggiamo un volto nuovo per una svolta concreta. Sotto la foto invece c'è una breve descrizione del candidato che dice: membro della presidenza del Consiglio Pastorale Diocesano con esperienza nel campo delle comunicazioni sociali, Telepace, Radio 7, rappresentante degli studenti e laureando in giurisprudenza a Trento. I risultati non sono dalla sua parte e Di Pré non ottiene abbastanza voti per essere eletto, al che, deluso ma non scoraggiato, decide di riprovarci candidandosi come sindaco di Stenico, un piccolo comune del Trentino. Vota Di Pré. Chi conosce questo vota Di Pré. Anche questa volta però il risultato non cambia, non riceve abbastanza voti e incassa un'altra sconfitta. L'insuccesso politico sembra colpirlo profondamente, al punto da abbandonare qualsiasi aspirazione politica e prendere le distanze anche dalla Chiesa. Non sappiamo se a pesare di più siano state le sue alte aspettative, dei dissapori personali o entrambe le cose. Quello che è certo è che dopo questi tentativi falliti rompe definitivamente con il mondo ecclesiastico. Non solo se ne allontana, ma sviluppa una profonda antipatia nei confronti dei parroci e dei parrocchiani, ritenendoli responsabili del mancato sostegno alle sue campagne elettorali. Con la politica locale e la Chiesa ormai alle spalle, Di Pré cambia completamente rotta e si unisce alla Lega Nord. Grazie a questo nuovo schieramento riesce a inserirsi nel circuito mediatico del partito, ottenendo la conduzione del programma Giovani Padani su Telepadania e su Radio Padania. Vengono favoriti gli insegnanti meridionali a scapito di quelli locali. Ecco il vero razzismo. Ora,
Se durante la sua esperienza su Telepace Andrea Di Pre aveva proprio preso di mira gli omosessuali facendo spesso dichiarazioni offensive nei loro confronti di questi invertiti sessuali. e approdando a Telepadania, il suo bersaglio cambia. Vengono favoriti gli insegnanti meridionali. Queste affermazioni, se da un lato compiacciono una parte del pubblico di Telepadania, dall'altro ci danno un'idea più chiara di quanto Di Pre sia capace di adattarsi al contesto per attirare consensi. È una specie di mutaforma, trasforma la sua retorica per soddisfare le aspettative del momento, ma proprio mentre sembra aver trovato una nuova direzione, accade qualcosa di completamente imprevedibile. Nei primi anni 2000, Andrea Di Pre, come vi anticipavo poco fa, consegue la laurea in giurisprudenza e ottiene l'abilitazione come avvocato. Ma non fa l'avvocato, si reinventa come critico d'arte televisivo e televenditore. Il suo ingresso in questo mondo avviene grazie a Roberto Mario Osti, proprietario della rete televisiva La 9. Osti propone a Di Pre di diventare il conduttore di un programma tutto suo, dove avrebbe parlato di arte e allo stesso tempo venduto le opere, attraverso delle vere e proprie televendite. Considerate che è un'epoca in cui il format delle televendite è al culmine del suo successo. Basta accendere la televisione per essere travolti da annunci di ogni tipo. Figure come Alessandro Orlando spopolavano in Italia con frasi iconiche come Mi devi dare 2 milioni di euro. le televendite erano un fenomeno di massa e sono abbastanza sicuro che qualcuno di voi a casa abbia ancora un oggetto acquistato durante quelle trasmissioni. Magari non un quadro promosso da Di Pre, ma i coltelli dello chef Tony. Il nuovo Miracle Blade 3. Sì, i mitici Miracle Blade 3, serie perfetta, che tagliavano di tutto, lattine, mattoni, il tavolo, i diamanti grezzi, pure gli atomi tagliavano. E quindi Di Pre si inserisce proprio in questo filone, portando la sua impronta nel mondo delle televendite. Ma andiamo avanti di 6 anni. Qui siamo nel 2006, durante una delle tante televendite in diretta di Andrea Di Pre, questa volta dedicata alla collezione Minarte. È un momento perfetto per Di Pre per dimostrare il suo talento nel presentare e vendere opere d'arte. La trasmissione si apre con un'introduzione teatrale in puro stile Di Pre. Con il suo tono enfatico lo sentiamo dare il benvenuto al padre dell'arte, mio padre Giorgio Minato. Chiariamo subito che Giorgio Minato non è il padre di Di Pre, la sua affermazione è simbolica, è un omaggio rispettoso nei confronti del maestro dell'arte di Minarte, insomma della collezione che stanno mostrando, che stanno vendendo. Minato entra in scena e prende immediatamente il controllo della situazione, indica la telecamera e ordina al cameraman di inquadrare Nicoletta, sua figlia, la quale lavora come assistente alle telefonate, e lei infatti a gestire le chiamate degli spettatori interessati, visto che la trasmissione consente di acquistare le opere in diretta. Mentre Giorgio Minato dirige l'azione con l'aria da regista, Andrea rimane composto, osserva la scena a braccia conserte, pronto ad assecondare le indicazioni del suo mentore. Al che Giorgio chiede a Di Pre di iniziare subito e presenta un'opera importante in vendita, un quadro di Mimmo Germanà. E chi è Mimmo Germanà? Nato a Catania, Germanà è stato un artista autodidatta che prima della sua scomparsa nel 1992 era diventato un riferimento nel panorama della cosiddetta visione post-concettuale dell'arte. Per comprendere questa definizione dobbiamo per forza fare un piccolo passo indietro, fino agli anni 60. Negli anni 60 e 70, infatti, l'arte concettuale dominava la scena. L'importanza dell'opera quindi non risiedeva nell'immagine rappresentata in modo realistico, ma nell'idea o nel concetto che l'artista intendeva esprimere con disegni spesso astratti. Ma Germanà rompe con questo schema, la sua pittura è ricca, immediata, fatta di figure semplici, sì, ma di forte impatto. Non c'è bisogno di interpretazioni complesse, si capisce cosa vuole dire. Per questo si parla di arte post-concettuale. Ok, torniamo a Di Pre e alla televendita in diretta. Andrea parte bello energico, proprio a molla, e dichiara: oggi parliamo di transavanguardia. Transavanguardia è quel movimento coniato, ideato da Achille Bonito Oliva, che rivendica il nomadismo degli artisti. E poi elogia Mimmo Germanà per la sua capacità di dipingere personaggi sospesi nel colore. Mimmo Germanà è su quella scia, è su quella linea. Anche lui dipinge, crea, inventa, cava dal colore personaggi melanconici. Ma attenzione, Andrea sa davvero di cosa sta parlando? È preparato? Ha senso quello che dice quando nomina la transavanguardia? La risposta è sì, la transavanguardia è veramente un movimento nato negli anni '80, il cui termine è stato effettivamente coniato dal critico d'arte Achille Bonito Oliva. L'idea centrale della transavanguardia è proprio il nomadismo degli artisti, ovvero la libertà di abbandonare uno stile preciso, attraversare territori artistici diversi e creare opere senza seguire rigidi canoni. Andrea sa di cosa parla
E questo è forse il colpo di scena che non vi aspettavate e che non mi aspettavo neanch'io. Tuttavia Giorgio Minato, l'uomo che Andrea chiama padre dell'arte, mio padre, verrà in seguito denunciato per la vendita di un quadro falso e durante le indagini le autorità gli troveranno circa 80 opere ritenute tutte dei falsi. Indagini, sequestro in attesa del processo e nel 2008 un tragico incidente in moto causerà la morte improvvisa di Giorgio Minato, portando alla chiusura del processo per estinzione del reato. E dunque, padre dell'arte, mio padre Giorgio Minato. Ciao Andrea, sei un po' stanco anche te? Ciao. Signori, buonasera a tutti. E Andrea Di Pre? Non sappiamo con certezza quanto fosse profondo il legame tra i due, né quanto la morte di Minato abbia realmente influito su di lui, ma Di Pre non si ferma e proprio in questo periodo lancia un programma tutto suo, un format innovativo per l'epoca. L'idea alla base del programma è semplice e a suo modo brillante. Andrea viaggia per l'Italia alla ricerca di artisti amatoriali, per lo più pittori, che mette in mostra al grande pubblico televisivo. Ma andiamo per ordine e iniziamo il capitolo dedicato alle scelte di Di Pre. Questo programma segna una svolta importante, è uno proprio dei momenti chiave della sua vita, che lo farà diventare virale su YouTube. Va però chiarito un dettaglio fondamentale. Quando Andrea realizzava queste interviste, non le caricava su YouTube. All'epoca venivano registrate e trasmesse in televisione all'interno del suo programma, del suo format, del suo canale televisivo, ok? A noi però queste interviste sono arrivate come un fenomeno web, distribuite online, come se fossero pensate apposta per YouTube. Tuttavia, originariamente non era così, erano parte di un palinsesto televisivo con orari ben precisi concordati con Di Pre stesso. Quindi, quando parliamo di queste interviste, è inevitabile non pensarle come contenuti nati per il web, perché è così che le abbiamo conosciute e condivise, ma è importante ricordare che inizialmente erano destinate a un pubblico televisivo, vincolato dagli orari di messa in onda. Era anche impossibile rivederle quando si voleva, come invece accade con i video oggi, no? Online. Insomma, questa intervista che adesso vi racconterò è stata la prima a diventare virale. Questo è il momento che segnerà l'inizio del fenomeno Andrea Di Pre su YouTube, quindi fate attenzione. Lui è Osvaldo Paniccia, uno degli artisti che Andrea Di Pre appunto presenta nel suo format Le scelte di Di Pre. Andrea lo introduce come un artista dal grande talento, descrive i suoi quadri con tutto un linguaggio colto e ricercato, ne esalta le qualità in modo quasi poetico. Ad esempio dice: tutto quello che vedete è il suo mondo interiore. Queste case, questa vegetazione sono aspetti privati, interiori, che l'artista poi riporta sulla tela, sulla pelle seconda e delegata della realtà. Ma guardate l'intarsio cromatico, il tessuto narrativo, guardate l'evocatività. Sono quadri eccezionali. Ma è proprio in questa intervista che accade qualcosa di inaspettato, un dettaglio imprevedibile che trasforma questo momento in un meme virale. Paniccia, oltre ad avere un'espressione perennemente sconvolta, parla con un filo di voce così delicato da avvicinarsi all'ASMR. Esatto. Ecco, molti dicono: Questa cosa cattura lo spettatore, lo incolla allo schermo. Mi sento di ipotizzare che proprio da questo episodio Andrea Di Pre abbia compreso il potenziale dell'inaspettato nei suoi contenuti e che da qui in poi abbia iniziato a spingersi sempre più verso, diciamo, situazioni imprevedibili, a tratti surreali. Ma raccontiamola bene questa intervista, perché è importante chiarire che da parte di Di Pre non c'è nessun intento di ridicolizzare l'artista, anzi, Di Pre si comporta in modo impeccabilmente professionale, non cavalca il lato bizzarro della scena, non fa smorfie o battute, al contrario mantiene compostezza, è rispettoso. guardate questi gamberi, che l'artista ha rappresentato immersi in questi deliquio violaceo. E infine dice: tu Osvaldo sei il contestatore di un'epoca buia. Poi Andrea Di Pre chiede a Osvaldo Paniccia: cosa deve rappresentare per te l'arte? La risposta di Osvaldo è: deve essere qualcosa di universale, qualcosa che la gente deve capire subito il quadro. Andrea al che riformula: quindi deve essere di grande immediatezza, di grande intelligibilità, l'arte deve essere universale. Osvaldo conclude: non sono io che devo spiegare il quadro si deve spiegare da solo. E Andrea spiega così agli spettatori: capito?
Non è l'autore che deve spiegare il quadro, è l'opera che deve autopresentarsi, deve esistere come ubi consistam nella sua originalità. Sentite il tono solenne. A questo punto Andrea Di Pré introduce un nuovo quadro e lo spiega così, sentite come lo presenta. La spiaggia tua che hai sempre visto, guardate questa bellezza, questo realismo così delicato, questa rappresentazione con figuris dello spirito. C'è anche una componente metafisica in queste realizzazioni, un ingresso nel deserto del senza tempo, dove la libertà di questi gabbiani, lo spazio e basta, non ci sono sovrastrutture ideologiche, non ci sono superfetazioni. Non ci sono superfetazioni vuol dire che non ci sono cose aggiunte, cose superflue, non necessarie. Insomma, perché vi riporto le citazioni testuali? Per farvi capire che questa non è semplicemente un'intervista, non di quelle che ad oggi si conoscono di Di Pré. Sembra effettivamente una cosa seria, una cosa culturale, quasi veramente un tentativo di portare avanti autori sconosciuti. Osvaldo Paniccia ci ha lasciati nel 2012. Non saprà mai che le sue opere hanno davvero trovato un pubblico capace di apprezzarne il valore. Un esempio emblematico è La natura morta con gamberi, che secondo alcune fonti sarebbe stata venduta a un collezionista privato per ben 95.000 euro. Riconosciuto ad oggi di fatto come un grande artista, Osvaldo Paniccia è stato quindi scoperto da Andrea Di Pré. Vorrei passare alla storia per essere quello che per primo ha parlato a un pubblico internazionale di Paniccia, perché per me, Osvaldo, sei un'autentica scoperta. E che tra l'altro l'ha intervistato una seconda volta. Questa non era la prima e l'ultima, la prima, poi ci fu pure la seconda. Chiusa parentesi. Avanti il prossimo. Fabrizio Spaggiari. Un artista che si distingue fin da subito, ma per i motivi sbagliati. Già dall'inizio dell'intervista salta all'occhio il suo outfit poco curato, poco da pittore, più pittoresco, diciamo. Si direbbe che Andrea Di Pré sia entrato in casa sua senza preavviso, non si è proprio preparato. Andrea Di Pré lo introduce come un ex pilota di corsa e nel tentativo di rompere il ghiaccio gli chiede di raccontarsi al pubblico con qualche aneddoto sulla sua vita. Fabrizio, con una totale mancanza di entusiasmo, gli risponde semplicemente Che sono stufo. Da qui in poi la scena prende una piega surreale. Di Pré cerca di capirlo e in qualche modo di tradurre quello che l'artista vuole comunicare al pubblico. Ma l'aria è pesante, si avverte quel sottile imbarazzo nei tentativi di Andrea Di Pré di riempire i vuoti con degli Immaginate come questo siparietto crea un effetto calamita per gli spettatori. Il disagio, le risposte inaspettate dell'artista, intrise di maleducazione, trasformano il video in un fenomeno. Per cosa vuoi? Mettermi nel culo? Andrea Di Pré, cercando di riportare la conversazione sui binari più tranquilli, gli chiede: l'arte cosa rappresenta per te? E Fabrizio gli risponde: niente, assolutamente niente. Lapidario. Disarmante. Porta avanti il programma sforzandosi di mantenere un tono professionale e spiega che il pubblico potrà contattare Fabrizio tramite il numero di telefono in sovraimpressione e per acquistare le sue opere, ovviamente. Nel tentativo di coinvolgerlo dice a Fabrizio: penso che tu abbia anche il piacere di farli venire qui, li puoi ospitare se vogliono vedere i tuoi quadri? Ma Fabrizio risponde con un'altra stoccata e gli dice: no, non me ne frega un cazzo. Andrea continua a cercare di salvare la situazione e insiste nel mostrare al pubblico qualche altro quadro di questo artista Fabrizio. Alla fine passa la parola a Fabrizio chiedendogli di fare un saluto finale e Fabrizio dice: Vaffanculo. nonostante il disagio, questo episodio deve avere funzionato molto bene, perché da quello che sono riuscito a trovare mi pare che da qui in poi nel programma Le scelte di Pré l'imprevedibilità degli artisti sia diventata una caratteristica distintiva del format. Non è facile ricostruire le date e c'è da dire che Di Pré comunque ha promosso un numero esagerato di artisti anche più tranquilli, ma guardandoci indietro oggi sembra che a un certo punto l'imbarazzo sia diventato parte dell'intrattenimento. Io credo che a un certo punto le scelte Andrea Di Pré abbia iniziato a farle valutando non solo le opere degli artisti, ma spesso anche quanto un artista sapesse generare disagio, e che addirittura abbia iniziato a ritenere arte proprio quella capacità di mettere a disagio.
come lui stesso spiegherà tra poco. In altre parole, le scelte di Dupré sembra trasformarsi a questo punto nel primo programma volutamente cringe della televisione italiana, anche se all'epoca questo termine non esisteva ancora. Comunque, l'artista Fabrizio è morto anche lui nel 2013, mentre era agli arresti domiciliari. Era stato arrestato per detenzione di arma da fuoco. Possiamo tutti immaginare quali siano state le sue ultime parole. Vaffanculo. Avanti il prossimo. Lui è Leone Amalio Peccinetti Capraro e la sua intervista inizia già in modo fuori dal comune. Andrea Dupré lo introduce come suo solito, ma Amalio afferra un piccolo quadro e senza neanche mostrarlo al pubblico lo spacca violentemente contro il cavalletto creando un buco nella tela. Il gesto è rabbioso, una protesta contro una forma d'arte che Amalio non comprende e che considera sopravvalutata. La scena crea un momento di imbarazzo. Andrea Dupré con il suo ormai tipico mix di risatine soffocate e colpi di tosse non interviene, lascia che l'artista si esprima. Amalio al che, rivolgendosi alle telecamere, esclama: Un quadro col motto voglio 2 milioni di euro, vergogna! Vergogna! A questo punto Andrea sembra persino spaventato e non ha torto, un pezzo del quadro appena distrutto stava per colpirlo sulla spalla. Amalio a questo punto si calma e si scusa con il pubblico per il gesto, giustificandosi con queste parole. Scusa Andrea del mio gesto, ma mi è proprio venuta spontanea, guarda, perché vedere certe opere che fanno oggigiorno. Dopo questo esordio esplosivo, Amalio mostra un altro quadro, uno che a un occhio poco esperto potrebbe sembrare banalmente ricordare lo stile di Dalì o Kandinsky. Amalio dice: io ho rifiutato una proposta fattami da Dupré per l'acquisto di 300 delle mie opere. Possiamo notare che in questo episodio Andrea Dupré non elogia l'artista, più che altro anzi si lamenta, ma Amalio si lamenta ancora di più, non solo di Dupré, ma del sistema italiano nel suo complesso. Amalio critica duramente la mancanza di un'adeguata struttura per proporre, valutare e vendere l'arte in Italia. Dice: negli altri paesi ci sono le case d'asta, critici, valutazioni, e qui non c'è niente, è tutto morto. Poi, rivolgendosi direttamente a Dupré, gli dice: tu sei un critico d'arte, perché non ti metti d'accordo con altri critici per fare le valutazioni? Ci sono tanti artisti bravi. Andrea al che gli risponde con una frase che, come scopriremo, racchiude la sua visione disillusa del mondo dell'arte e gli dice: non è potere dei critici ma di chi ha i soldi. Ma andiamo avanti. Lui è Giacomo De Michelis e la sua è una storia che affascina. Figlio del conte De Michelis, Giacomo proviene da una famiglia nobile. Suo nonno era scultore e lui sin da bambino si è appassionato alla pittura e all'arte. Grazie alle sue origini nobiliari ha avuto opportunità che pochi potevano permettersi, come incontrare Salvador Dalì e, secondo quanto racconta, vivere una relazione sentimentale con Paloma Picasso. Non sappiamo quanto di questo sia vero, ma una cosa è certa: Giacomo De Michelis non era un dilettante. Ha partecipato a mostre e persino a 3 film negli anni 70. La sua vita e la sua carriera sono state segnate da 2 eventi tragici, 2 terremoti che hanno avuto un impatto devastante sulla sua vita e sulle sue opere. Il primo avvenne negli anni 80 a Crotone, dove Giacomo perse 200 opere sepolte sotto le macerie. Lui stesso rischiò la vita rimanendo in coma per 8 giorni prima di risvegliarsi. Il secondo terremoto arrivò nel 2009 all'Aquila, vi ricordate? E distrusse altre 170 opere, lasciandolo nuovamente senza nulla. Né tele, né colori, né studio, niente. Quando Dupré lo intervista per Sky, si trova davanti non solo un artista, ma un uomo che può essere descritto come un vero sopravvissuto. È un uomo che dopo tutto non teme critiche e non ha bisogno di un critico per validare il suo lavoro. Durante l'intervista, Giacomo si presenta raccontando la sua storia con grande passione. Racconta degli incontri straordinari con Dalì, Picasso e Miró avvenuti in un periodo in cui i grandi maestri erano ancora vivi negli anni 60. Parla delle sue perdite materiali causate dai terremoti, dipingendo un quadro di resilienza e determinazione. Ma dopo questa introduzione, la situazione cambia tono rapidamente. Andrea inizia a mostrare le opere di Giacomo. Ben presto la maggior parte di esse risulta essere composta da nudi artistici. Tuttavia, ciò che cattura l'attenzione non è tanto il contenuto
contenuto delle opere quanto la spiegazione che ne dà l'artista. Giacomo, con una teatralità che sfiora il surreale, inizia a raccontare dettagli sulle sue opere che rendono il momento imbarazzante e fuori dagli schemi. La narrazione prende una piega inaspettata e quello che potrebbe essere un momento di contemplazione artistica si trasforma in un episodio che lascia lo spettatore spiazzato, sospeso tra l'ammirazione per la sua resilienza e il disagio per il modo in cui presenta le sue opere. Come diceva Osvaldo Paniccia, un quadro dovrebbe spiegarsi da solo. Andrea Di Pré introduce una delle opere di Giacomo affermando con il suo solito tono enfatico: quest'opera rappresenta il basico istinto per la seduzione. Ma è Giacomo a spiegare il quadro, trasformando il momento in qualcosa di assolutamente trash. È un momento d'amore, dice Giacomo, tra due persone che si amano follemente. Io l'ho intitolato Paradiso, ma il titolo vero è 69. Andrea, cercando di mantenere la compostezza, risponde con un incredibile: l'opera è potentissima, complimenti. E Giacomo prosegue aggiungendo: l'ho fatto 30 anni fa. Mentre Andrea cerca di trattenere le risate senza riuscirci del tutto, ma non è finita. Giacomo prende un altro quadro e lo mostra. Questo nudo ha la figa color oro perché le donne hanno l'oro in mezzo alle cosce. Andrea, tra le risate soffocate, cerca di giustificarsi, mentre Giacomo continua imperterrito mostrando un altro dipinto e dice: questo è il culo della Marini, vedi? È tutto d'oro. L'atmosfera diventa sempre più trash, evocando la sensazione tipo di essere tornati a scuola, ridendo di disegni volgari mentre si cerca di non farsi scoprire dalla maestra. Ma questa non è una situazione scolastica, sono le opere di un artista sopravvissuto a 2 terremoti devastanti, un uomo che sembra aver scelto di ridicolizzare e distruggere volontariamente quel mistero artistico che il destino gli aveva già spazzato via. Ma Giacomo non vuole fermarsi, mostra un altro quadro con il culo della Marini e un altro ancora raffigurante una ragazza inginocchiata in spiaggia che si è tolta il perizoma, con la particolarità che il perizoma non è dipinto ma appiccicato direttamente sulla tela. Andrea tenta di cambiare discorso cercando di spostare l'attenzione e dice: Giacomo rappresenta anche immagini di società, immagini di Roma e Venezia. Giacomo tuttavia riporta tutto sul piano sessuale. Sì, dice, perché sono le città italiane dove ho avuto i miei più begli amori. Da qui si passa a un altro dipinto, questa volta più simbolico. Giacomo spiega che quest'opera l'ha realizzata in America e rappresenta 4 conchiglie agli angoli, le 4 donne, 2 ostriche al centro, che sono 2 fiche, e una pallina che indica con sicurezza: e questo è un coglione. L'intervista, tra risate, imbarazzi e momenti assurdi, finisce nel caos totale. Giacomo si mostra senza filtri. Nel 2013 anche Giacomo De Michelis ci lascerà, ma le sue opere, intrise di quella bizzarra vena provocatoria, continuano a esistere. Ma andiamo avanti. Lui è Antonino Molano. e la sua intervista ha un tono diverso rispetto alle altre. Qui Andrea Di Pré si concentra più sul far conoscere la storia di un artista rifiutato, un uomo che ha lottato contro il disinteresse e il giudizio del mondo dell'arte. Persino la sua insegnante in passato gli disse senza mezzi termini: non c'è niente da fare, non sai neanche impastare i colori. La sua vicenda diventa così una denuncia contro un sistema che spesso ignora gli artisti emergenti e al tempo stesso un racconto di riscatto. Antonino non ha mai smesso di dipingere nonostante le difficoltà economiche. Racconta che non aveva neanche soldi per comprarsi i colori, tanto che un assistente sociale gli regalò una scatola di colori e pennelli. Con queste interviste Andrea Di Pré gli offre finalmente la visibilità che tanto desidera. Qui la missione di Andrea come critico d'arte, pellegrino dei poveri, si manifesta pienamente. Antonino non è arrabbiato, non sembra cercare la gloria, non vuole neanche scandalizzare. Quando vengono mostrati i suoi quadri è impossibile non notare quanto sia allucinato. Uno in particolare cattura l'attenzione. Da un lato sembra rappresentare un cane pastore con una capra, ma girandolo sottosopra diventa una gallina cosmica a 2 teste. Andrea, con la giusta enfasi, ripete il titolo: questo quadro appena lo giri diventa una gallina cosmica a 2 teste, e aggiunge un dettaglio che rende l'opera ancora più incredibile: è stata dipinta sul fondo di una cassetta di mele. Dopo aver mostrato molti altri quadri, Andrea guarda Antonino Molano e gli chiede:
con tono curioso, che cosa chiedi oggi alla vita? Antonino sembra esitare per qualche secondo, incerto su cosa rispondere. Andrea allora prova a suggerire scherzosamente soldi, macchina, sesso e Antonino sorridendo risponde con sincerità. A parte queste cose, dice che vogliono tutti, vorrei essere preso in considerazione, non essere scartato a priori solo perché non conosco nessuno. Prosegue con una riflessione amara sul mondo dell'arte. Ci sono gallerie, dice, che espongono sempre gli stessi artisti da 40 anni. Andrea con il suo stile teatrale coglie al volo l'occasione per aggiungere: È quello contro cui lotto in continuazione. L'intervista si avvia alla conclusione con i complimenti di Andrea per Antonino e le sue opere, ma Antonino, prima di congedarsi, ci tiene a dire un'ultima cosa. Dice: io credo molto nel dottor Dipré, l'ho visto una volta in televisione col famoso Achille Benito Oliva. Andrea lo interrompe immediatamente, talmente famoso che non ricordiamo neppure bene il nome, dice, di questa figura che non conta assolutamente niente perché è una nullità, perché praticamente Antonino invece di Bonito ha detto Benito e quindi dice talmente famoso che neanche sappiamo il nome. Anche sappiamo dire il nome esatto perché è una nullità, cioè non lo conosce nessuno, poveretto. Non E diciamo quindi- nullità, Achille Bonito Oliva, giusto? Bene, detto bene. Quello che io ho visto durante la trasmissione è che non mi sembrava giusto che il dottor Dipré venisse preso, messo lì e cercato in tutte le maniere di venire attaccato. E tra Ti l'altro dà fastidio perché sono vorrei aggiungere che la gallina era bella. Si ricorda quel gallo gallina che avevano fatto con la carne? Era bella, non c'è niente da dire. È assurdo criticare un quadro bello e dire che è brutto. Perché... del falso Basile era un'opera vera, ma comunque ti ringrazio perché veramente Quindi, questa intervista con Antonino Molano è avvenuta dopo la trasmissione televisiva in cui Andrea Dipré e Achille Bonito Oliva si sono trovati insieme e Dipré è stato duramente attaccato. Ma a quale programma si riferisce? Si tratta di Mi Manda Rai 3. Credo che questo episodio di Mi Manda Rai 3 sia il momento cruciale nella vita di Andrea Dipré, il punto di svolta in cui tutto cambia per sempre. È qui che la sua immagine pubblica viene proiettata su un palcoscenico nazionale, mettendo in discussione l'approccio che aveva scelto di adottare verso l'arte e la critica. Questo episodio segna la linea di demarcazione tra il prima e il dopo nella carriera e nella vita di Andrea Dipré, da pellegrino dell'arte per i meno fortunati a personaggio dell'intrattenimento trash. Proprio per questo motivo analizzeremo ogni dettaglio, ogni accusa mossa contro di lui e le sue risposte e soprattutto l'atmosfera nello studio. È il 20 ottobre 2011 quando Andrea Dipré fa il suo ingresso nello studio di Mi Manda Rai 3. La presentazione del conduttore già di per sé getta le basi per uno scontro. Le sue parole sono cariche di ironia e provocazione, al limite del sarcasmo. Quando Andrea Dipré entra in studio e si siede, appare visibilmente contrariato dalla presentazione poco rispettosa. Tuttavia non perde la calma e risponde con fermezza ma senza alzare i toni. E dice: beh, insomma, una visione parzialissima, io avrò presentato più di 1000 vocazioni artistiche, sono l'unico in Italia che è entrato negli studi di questi artisti che spesso vivono ai margini, a me va benissimo tutto, puoi dire quello che vuoi, puoi dire il imbonitore, ma la realtà è questa. Nonostante l'attacco implicito del conduttore, Dipré rivendica con orgoglio il suo ruolo, definendosi come l'unico critico che ha dato voce agli artisti marginalizzati, quelli ignorati dal sistema ufficiale dell'arte. La sua sicurezza trasmette la sensazione che fa sembrare effettivamente offensivo chiamarlo imbonitore. Un artista che vuole promuoversi paga quattrini per il rinfresco. Io ho l'onestà di portare in televisione gli artisti. Questa è solo la prima mossa di una battaglia tra un sistema che lo etichetta come un imbonitore e la sua determinazione a difendere il lavoro che considera una missione, o almeno così sembra. A questo punto viene mostrato un servizio che dovrebbe rappresentare l'arte che Andrea Dipré promuove. La clip mostra, tra le altre cose, una dominatrice intenta a versare cera calda sulle mani di un uomo. Una scena che persino oggi sarebbe difficilmente accettata come espressione artistica, figuriamoci nel 2011. Il conduttore, forse consapevole delle reazioni che la clip potrebbe suscitare, mette subito le mani avanti e dice: sono suoi quei filmati. Andrea replica senza esitare: ma certo, ma voi avete scelto solo una parte. Prosegue spiegando il suo punto di vista sull'arte e dice:
Tutto oggi può diventare arte, anche quello che non poteva esserlo. Secondo Dupré, l'unica condizione necessaria è che chi osserva sappia esattamente di cosa si tratta. Poi aggiunge: i miei video documentano, sono un osservatorio di un'arte che alla fine è l'apparizione improvvisa di una rosa nelle tenebre. Per Andrea dunque l'arte è legata all'inaspettato, a ciò che sorprende, sconcerta, destabilizza. Rivendica il fatto di avere 2 canali su Sky, dice Dupré TV e Dupré TV2, dove trasmette, dice, contenuti artistici 24 ore su 24. Questo, spiega, lo distingue nettamente da un teleimbonitore. Dice: ho cercato di dare tanta visibilità agli artisti che me l'hanno richiesta. Ma il conduttore non si ferma e rilancia con una domanda chiaramente provocatoria: ma un artista per venire da lei deve pagare? Andrea inizialmente cerca di mantenere un tono calmo e di spiegare la sua posizione con un ragionamento articolato, ma le continue interruzioni del conduttore rendono evidente la tensione crescente. Man mano che il dibattito si accende, Andrea perde la pazienza e alza la voce, rivolgendo un'accusa diretta al sistema delle gallerie dell'arte. Sottolinea come le gallerie tradizionali richiedono cifre esorbitanti agli artisti, spesso giustificate da spese come i rinfreschi per le inaugurazioni delle mostre, costringendoli a investire somme considerevoli senza alcuna garanzia solo per il rinfresco. E con tono deciso Dupré rivendica il suo approccio come un'alternativa trasparente e accessibile, affermando che lui ha dato agli artisti sconosciuti un'opportunità concreta di visibilità, portandoli direttamente in televisione. Andrea conclude il suo intervento con un'enfasi sulla sua unicità, dichiarando che il suo lavoro non solo è stato pionieristico, ma merita anche un riconoscimento a livello mondiale. Sono l'unico che l'ha fatto, l'unico, ed è giusto che io sia riconosciuto a livello mondiale per quello che ho fatto. Dupré, a modo suo, ha effettivamente aperto una finestra su un mondo spesso dimenticato, entrando negli studi e nelle case di artisti sconosciuti per dare loro un'occasione di visibilità che altrimenti non avrebbero mai avuto. Il suo approccio, sebbene controverso, è stato unico nel panorama televisivo italiano. Questo l'abbiamo capito subito, soprattutto in un'epoca in cui il mondo dell'arte era, anche se in parte rimane, dominato da circuiti elitari e difficilmente accessibili. Oggi per fortuna c'è YouTube, TikTok, Instagram. Il confronto tra Andrea Dupré e il conduttore raggiunge un momento grottesco quando quest'ultimo, con evidente ironia, si inginocchia davanti a Dupré e gli dice: Questo gesto, volutamente provocatorio, dà il via a un battibecco in cui il conduttore insiste nel voler sapere se Andrea si faccia pagare dagli artisti. Andrea, visibilmente infastidito, cerca di sviare la domanda rispondendo con un secco: ma che c'entra? Il conduttore tuttavia non si ferma e incalza con un'altra domanda provocatoria, ripetendo più volte, in un'imitazione di Vittorio Sgarbi: lei scova degli artisti? Scova degli artisti? Scova degli artisti? Andrea, cercando di riportare il discorso sui binari della sua visione, tenta per l'ennesima volta di spiegare la sua missione: dare visibilità agli artisti sconosciuti, quelli che il sistema tradizionale ignora. Ma proprio in questo momento commette un passo falso, pronunciando una parola che solleva un'ondata di indignazione in studio. Un artista geniale, ma sconosciuto, rimarrà per sempre un poveraccio, uno sconosciuto. Quindi lei scova degli artisti? Un artista mediocre, ma famoso, ci vende milioni di euro. Allora cosa faccio io? Semplicemente do la possibilità a dei miserabili, privi di potere contrattuale. Mi definisce ma miserabili nel senso, ma certo, nessuno se ne occupa altrimenti. Questo momento segna uno dei picchi di tensione dell'intera trasmissione. La scelta di termini di Dupré, che probabilmente voleva sottolineare la difficoltà e la mancanza di opportunità di questi artisti, viene percepita come un insulto diretto, trasformando il dibattito in una contestazione aperta. L'atmosfera si fa pesante, con Andrea che si trova costretto a difendersi da accuse sempre più pressanti, mentre il conduttore continua a provocarlo, alimentando il caos nello studio. Andrea, davanti alla crescente indignazione per aver definito gli artisti sconosciuti come miserabili, cerca di spiegare meglio cosa intendeva. Con tono più pacato dice: sono casi umani
in alcuni casi. Tuttavia questa precisazione non fa altro che peggiorare la situazione. La frase casi umani scatena una nuova ondata di proteste, con il pubblico e il conduttore sempre più infastiditi dal linguaggio di Dupré. Cercando di riportare l'attenzione sulla sua visione dell'arte, Andrea prosegue: mi lasci spiegare, la mia è una visione particolaristica, io dico che sono artisti tutti quelli che sono in TV con me. Il conduttore gli chiede: Lei è come Marcel Duchamp. con questo riferimento il conduttore allude a Marcel Duchamp, celebre per aver rivoluzionato il concetto di arte con le sue opere ready-made, in cui l'idea e il concetto prevalevano sull'abilità tecnica e sulla bellezza estetica. Non manca però un'ironia sottile nella domanda, come a voler ridurre la risposta di Dupré a un'esagerazione egocentrica. Andrea, senza esitare, risponde con sicurezza: certo! E per rafforzare il suo punto di vista prosegue: ma cosa ha fatto Andy Warhol? Allora, dal momento in cui il taglio di Fontana, che è un semplicissimo banale taglio in una tela, costa più di 2 milioni di euro, questo fatto vuol dire che tutto può diventare arte, è l'idea dell'inautentico che diventa autentico. La risposta di Andrea Dupré apre sicuramente un dibattito interessante, soprattutto con chi non apprezza le opere di Lucio Fontana. Tuttavia è fondamentale contestualizzare le sue parole. Il ragionamento può sembrare semplice: l'artista taglia la tela, io taglio la tela, quindi io sono un artista. Ma no, non è così. Per approfondire ho trovato una breve intervista su Lucio Fontana che ci aiuterà a comprendere meglio il perché del suo valore. Certo, possiamo discutere sul costo astronomico delle sue opere, milioni di euro per una tela tagliata, ma è importante capire che non è solo il taglio a contare, bensì il concetto che lo sottende. Facciamo qualche esempio. Prendiamo una tela verde con un singolo taglio. Potete acquistarla per soli 500.000 euro. Se invece preferite una tela rossa con 2 tagli, il prezzo sale vertiginosamente, appena 2 milioni di euro. 2 tagli, 2 milioni di euro. E ora guardate questa con tutti questi tagli, praticamente non si può comprare. Parliamo di una cifra record. Di recente un'opera di Fontana, un nuovo bucato, è stata venduta all'asta per ben 25 milioni di euro. E questo è ciò che rende Fontana e molti altri artisti contemporanei così dibattuti o criticati. Le opere di Lucio Fontana non sono semplicemente tele tagliate o bucate, ma parte di un concetto artistico che ha ridefinito il rapporto tra spazio, luce e percezione. Queste opere, realizzate negli anni 60, non erano mai presentate isolatamente, ma inserite in sale espositive sensazionali. Un esempio significativo è l'esposizione che ne fece a Torino nel 1961, dove Fontana creò un'installazione immersiva. Una rete di tubi luminosi blu e verdi, sospesi su un soffitto nero, avvolgeva l'intero ambiente della sala. Le tele tagliate e bucate erano parte integrante di questo spazio e la luce, attraversando le tele, creava un'immersione di profondità e di connessione cosmica, esattamente la sensazione che Fontana voleva trasmettere. In questo contesto le opere non erano solo quadri, ma elementi di un'esperienza spaziale. Nel 1966, durante un'intervista, Fontana stesso descrisse la sua visione con queste parole: io con il taglio ho inventato una formula che non credo di poter perfezionare. Sono riuscito con questa formula a dare a chi guarda il quadro un'impressione di calma spaziale, di rigore cosmico, di serenità nell'infinito. Oltre non potrò andare. Fontana era pienamente consapevole dell'impatto rivoluzionario del suo gesto. Non si trattava semplicemente di un buco o di un taglio, ma di un atto che rompeva le convenzioni dell'arte tradizionale, introducendo nuove possibilità di interpretazione e di interazione con lo spazio. Fontana poi nel 1967 spiegò con chiarezza la sua visione radicale dell'arte, sottolineando come le sue opere non fossero mai state concepite come semplici quadri. Fin dagli anni 40 preferiva definirle concetti spaziali, perché per lui la pittura non risiedeva nell'oggetto in sé, ma nell'idea che rappresentava. La tela per Fontana era solo un mezzo per documentare un pensiero, non un fine, un oggetto da realizzare. Con un buco dichiarava di rompere lo spazio del quadro, affermando che l'arte non poteva più essere confinata nei limiti di una tela. Tutto diventava possibile. L'arte non sarebbe più stata racchiusa entro confini prestabiliti, ma avrebbe abbracciato nuove dimensioni. Ma questo non significa che chiunque si metta a fare un quadro diventa un artista e che qualunque cosa possa diventare arte. Torniamo a Mi manda Rai 3, dove il confronto con Andrea Dupré prende una piega ancora più controversa, con una proiezione di un servizio creato appositamente per metterlo alla prova. Allora,
Ora vediamo come agisce Andrea Di Pre, perché un nostro redattore, Andrea Di Carlo, si è finto artista, ha contattato Di Pre e lo dice adesso. Vediamo il filmato cosa è successo, vediamo, grazie. Nel servizio, un inviato della trasmissione si finge pittore realizzando 3 quadri volutamente brutti, fatti male e senza alcuna intenzione artistica, con l'obiettivo di testare la reazione di Andrea. Il complice contatta Di Pre spiegandogli di avere uno stile di pittura particolare e chiedendogli informazioni su come funzionerebbe una collaborazione. Andrea, sempre nel suo ruolo di critico d'arte itinerante, risponde spiegando che si sarebbe recato lui personalmente a Roma, accompagnato dal suo cameraman, e che avrebbero registrato insieme a un servizio di 15 minuti in cui lui, questo presunto artista, avrebbe raccontato la sua storia artistica. Prima di incontrarsi, Andrea ha l'opportunità di vedere i 3 quadri preparati per lo scherzo. Quando il complice gli chiede un'opinione, Di Pre risponde con entusiasmo e apprezzamento e dice: mi sembrano molto eversive, molto intelligenti, mi piacciono molto perché sono molto libere, diverse, ma guarda che è molto interessante la tua originalità. Andrea conclude con una frase che riflette il suo approccio inclusivo all'arte. Dice certo che conta molto gli obiettivi che vuoi tu, tipo cosa ti aspetti dalla messa in onda in televisione. Questo servizio è concepito per ridicolizzare Di Pre, mette in evidenza il suo tentativo di trovare valore in opere che, per ammissione stessa degli autori, non ne avevano alcuno. Questo episodio, se da un lato punta a screditare la figura di Di Pre, dall'altro mostra la sua volontà di dare spazio e riconoscimento anche a chi è fuori dagli schemi tradizionali, mantenendo fede al suo obiettivo di democratizzare l'arte, spesso con risultati trash polarizzanti. L'incontro tra Andrea Di Pre e il falso artista Ernesto Basile culmina con una proposta di un contratto, una cifra di 1.500 euro, come indicato in sovraimpressione nel servizio mostrato a Mi Manda Rai 3, ma è una proposta di contratto da 1.500 euro. Di Pre non lo costringe a dargli 1.500 euro per fargli il video. Ernesto Basile sembra rifiutare la proposta del contratto di 1.500 euro e Di Pre gli registra un video promozionale di 5 minuti. Nonostante la breve durata della collaborazione, Andrea si presta quindi comunque a realizzare un video promozionale in cui presenta Basile e le sue opere al pubblico, esponendo la peculiarità dello stile dell'artista. Di Pre descrive Basile come un pittore diretto, capace di rappresentare senza filtri ciò che vuole comunicare. Ernesto stesso dichiara che il stesso è presente in tutti i suoi quadri, una caratteristica che Andrea sottolinea come riflesso dell'immediatezza e della semplicità espressiva che contraddistinguono l'arte contemporanea. Queste opere, dice Di Pre, riflettono il nostro tempo nell'immediatezza di ciò che vogliono raccontare, senza metafisica, senza sovrastrutture ideologiche. Ernesto è un vero artista del suo tempo. Prima di concludere il video, Andrea fa un ultimo elaborato complimento. Dice: complimenti perché hai raggiunto un livello assoluto di identificazione concettuale con gli aspetti di ciò che è la vita, l'esistenza, in definitiva la carica, la forza sessuale. Soltanto chi è scollacciato e cafone e perciò stesso impotente nel gustare i piaceri di vita e bellezza può giudicare queste opere come volgari, laddove sei invece realmente vero, realista e totale. In meno di 5 minuti il video si conclude lasciando spazio al messaggio che Andrea tenta di trasmettere, cioè l'arte di Basile, sebbene possa sembrare provocatoria o fuori dagli schemi, è autentica e radicata nella realtà. Tuttavia, considerando che tutto questo è stato orchestrato come uno scherzo, il risultato finale lascia un retrogusto amaro. Da un lato si mette in discussione la capacità di Andrea di distinguere il vero dal falso, ma dall'altro si evidenzia ancora una volta il suo desiderio di trovare valore anche in opere e artisti che il sistema tradizionale rifiuterebbe a priori. Nel servizio mostrato da Mi Manda Rai 3, la parte finale del video originale, in cui Andrea Di Pre fa i complimenti più elaborati a Ernesto Basile, è stata tagliata. La trasmissione interrompe il servizio con la frase artista del suo tempo, eliminando così il segmento in cui Andrea esprime la sua analisi più dettagliata e i suoi complimenti. E soprattutto una grande capacità
di essere, ripeto, artista del suo tempo. Ma Ernesto, ti ritroveremo sicuramente in altre occasioni. È una promessa mia che faccio a te, però in un altro contesto. Complimenti ancora da Roma, saluto da Andrea Di Pre e da Ernesto. E soprattutto una grande capacità di essere, ripeto, artista del suo tempo. Complimenti perché hai raggiunto un livello assoluto di identificazione concettuale con gli aspetti di ciò che è la vita, l'esistenza, in definitiva la carica, la forza sessuale. Soltanto chi è scolacciato e cafone e per ciò stesso impotente a degustare i più scelti piaceri di vita e bellezza può giudicare queste opere come volgari, laddove sei invece realmente vero, realista e totale. Ma Ernesto, ci ritroveremo sicuramente anche in altre occasioni. È una promessa mia che faccio a te, però in un altro contesto. Complimenti ancora da Roma, un saluto da Andrea Di Pre e da Ernesto Basile, grazie. A questo punto il conduttore di Mi Manda Rai 3 torna in scena, prendendo uno dei quadri del finto artista Ernesto Basile e sollevandolo per mostrarlo al pubblico, con tono sprezzante esclama: Sono delle porcherie! Sono delle porcherie! No, lo so, guardate, sono degli orrori, degli obbrobri! Non è vero, ma allora lei non ha mai visto l'arte contemporanea? No, non volevo dartelo in testa, come cappello magari funziona meglio. Allora, Questo gesto, volutamente provocatorio, punta a screditare ulteriormente Di Pre, evidenziando l'apparente inconsistenza del suo giudizio critico. Il pubblico in studio è visibilmente influenzato, sono tutti contro Di Pre. Da qui inizia una dimostrazione volutamente distruttiva. Il conduttore stacca pezzi di oggetti appiccicati sulla tela dal finto artista Ernesto Basile, mostrando con disprezzo un dettaglio. Dice: qui c'è un pisello di pongo. È una roba... Andrea, esasperato, gli ribatte: tu riusciresti a farlo? Sbagli a fare così, gli dice Di Pre. Ma il conduttore, proseguendo con il suo spettacolo, lancia il pisello di pongo in aria, esclamando sarcasticamente: ho rovinato un'opera d'arte. Poi cambia tono e provocatoriamente chiede ad Andrea: quanto ha pagato per la sua trasmissione? Andrea, visibilmente infastidito, evita la domanda e risponde con un: ma lascia perdere, quanto ha pagato? Il conduttore, insistendo, dice: no, io lo so, poi lo dico. Spoiler, non lo dirà. Quindi se ha pagato quelle 1500 euro, altrimenti non ha pagato, perché poi non l'ha detto più. Comunque, 1500 euro per una televisione che ti viene posta a casa, ti fa il servizio e ti mette in onda. Andrea ribatte cercando di difendere il suo operato. Ma non importa, lo spazio conta, il servizio esce col suo telefono, quindi se uno vuole, ma che ne sai? ci può essere uno che in Germania vede l'opera e gli piace. Penck fa cose identiche a questa. Chi? Penck, Penck, io non so chi sia Oppure Penck. la grande lezione primitivistica. Queste sono le opere che fa Penck ed effettivamente qualcuna ricorda l'obbrobrio, per citare il conduttore di Mi Manda Rai 3, fatto dal loro inviato, il falso Ernesto Basile. Ma torniamo in studio. Questa scena al limite tra il comico e il tragicomico sottolinea il caos che domina il confronto tra Andrea e il conduttore. Da un lato Andrea cerca di difendere la sua visione dell'arte e il valore delle opere presentate, dall'altro il conduttore ridicolizza apertamente l'intera situazione, cercando di mostrare un Di Pre poco attendibile. Ma adesso accade qualcosa di assolutamente inaspettato. Con grande enfasi il conduttore accoglie in studio Achille Bonito Oliva, definendolo uno dei più grandi e autorevoli critici d'arte contemporanea. È un vero onore, dice, averlo qui a Mi Manda Rai 3. Seguono applausi scroscianti in studio mentre il professore fa il suo ingresso. Poi arriva la prima domanda provocatoria. Lei si sente collega di Andrea Di Pre? No. In quel momento qualcosa cambia. Andrea, sentendosi attaccato, chiede al conduttore con un tono sarcastico: scusi, chi è il signore? Il conduttore risponde con calma: Achille Bonito Oliva. Andrea replica senza esitazione: non lo conosco. Bonito Oliva coglie al volo l'occasione per ribattere con ironia: mi pare ovvio. Il commento è un chiaro sottinteso, quasi a dire che Andrea non lo conosce perché è ignorante, rafforzando la propria posizione come figura rispettata e popolare, come dimostrato dall'accoglienza ricevuta, in contrasto con no. Chi è questo signore? La tensione esplode. Andrea inizia a urlare fino a perdere la voce. Chi sei? Ma chi ti conosce? 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 Chi ti conosce?
L'atmosfera in studio è caotica e Andrea, ormai fuori controllo, si alza e si allontana. Viene convinto a tornare dal conduttore e dal complice del servizio che si trova anche lì dietro le quinte. Una volta rientrato, Andrea, rivolgendosi al falso Ernesto Basile, gli dice un elogio inaspettato. Tu sei un artista veramente, ma per avere quello sviluppo chiarificato e intensificato occorre essere artisti veri, non lo fai altrimenti. Ti sei scoperto artista. Il conduttore, con un tono che mescola sarcasmo e condiscendenza, commenta: lei mi sta molto simpatico, quasi a volere sottolineare il lato grottesco della situazione, e poi aggiunge: credo che lei, nel suo modo paradossale, ci racconti l'arte contemporanea in maniera... Perché molto spesso l'arte contemporanea evoca un'opera e fammi una critica, quindi... Ha voluto dire tipo cagami un'opera e fammi una critica, questa è l'arte contemporanea. Quando la parola passa da Achille Bonito Oliva, Andrea non riesce a trattenersi e lo interrompe con un attacco diretto, carico di rabbia e accuse. Senza mezzi termini lo accusa di essere il responsabile della rovina dell'arte contemporanea, puntando il dito contro la creazione della transavanguardia. Secondo Andrea, Bonito Oliva avrebbe preso artisti come Cucchi e Clemente, costruendo intorno a loro un movimento che, a suo dire, avrebbe distrutto il valore autentico dell'arte. Le sue parole si fanno sempre più pesanti, definendo Bonito Oliva uno scandalo, una vergogna appoggiata dai poteri pubblici. Per Andrea il critico sarebbe colpevole non solo di avere manipolato il panorama artistico, ma anche di averlo fatto per interessi economici, tradendo l'essenza stessa dell'arte. L'intensità del suo sfogo lascia pochi dubbi sulla sua posizione. Andrea considera Bonito Oliva il simbolo di tutto ciò che non va nell'arte contemporanea. Andrea poi punta al confronto più provocatorio possibile, indicando il quadro volutamente malfatto da Ernesto Basile. Si avvicina e dice: chi è Cucchi? È più bravo di Cucchi questo, lo capisci o no? Per i soldi l'hai fatto, come tutti, ipocrita! Cioè il quadro fatto male di proposito, brutto di proposito, dal complice di Mi manda Rai 3, dice Dipré, è fatto meglio di un quadro di Cucchi, cioè uno dei pupilli di Achille Bonito Oliva della transavanguardia. Il conduttore, con un gesto simbolico, prende il quadro di Ernesto Basile e lo porge ad Achille Bonito Oliva, forse sperando di alimentare ulteriormente il dibattito. Bonito Oliva però lo rifiuta, persino non lo vuole toccare sto quadro, si limita a dire mettilo là, mettilo da parte. Il conduttore tenta di riprendere il controllo rivolgendosi ad Achille Bonito Oliva con un tono conciliante. Achille Bonito Oliva dice: le chiedo scusa, ma prima che possa finire Achille risponde con disprezzo: Ma che gli faccio alle comparse io dell'arte? Andrea, incapace di contenere la rabbia, si alza e inizia a urlare sopra le voci di tutti. Il conduttore cerca di placare la situazione. Non diciamo parolacce, va bene la performance artistica, abbiamo sufficiente ironia per comprendere. Ma Andrea, esasperato, continua il suo sfogo. Ma dai, ma non mi puoi confrontare con certa gente, ma la smetti, me ne vado, non ho bisogno del tuo spazio. Il conduttore risponde cercando di mantenere il controllo della trasmissione. Ma lei faccia quello che vuole, le dico solo che c'è Achille Bonito Oliva che... Andrea lo interrompe: ma io ho 2 televisioni e lui non ha niente, lo inviti tu, tipo se non lo invitavi tu, questo non lo cagava nessuno. Il conduttore cerca di chiarire una formalità, così, mentre stanno litigando. Ma noi ci davamo del lei o del tu? Andrea, ormai fuori controllo, ribatte: ma non me ne frega niente! A questo punto il conduttore invita Achille Bonito Oliva a rispondere a Dipré. Achille, con un atteggiamento di calma apparente, inizia a parlare con una lentezza esasperante. Io vorrei fare una premessa e non essere interrotto. Non essere interrotto. Cioè parlare così lentamente e guardare l'interlocutore e dire non essere... è una provocazione, no? Mentre guarda Dipré come a provocarlo direttamente, Andrea ignora completamente lo sguardo di Achille Bonito Oliva e Achille quasi teatralmente aggiunge: perché l'isteria... Andrea appena sente l'isteria... Io vorrei fare una premessa e non essere interrotto. Non essere interrotto, perché l'isteria... Nel bel mezzo di questo caos entrano in studio 2 nuovi ospiti, una donna, che in arte si chiama Myosotis, e un uomo, Francesco Terelle, che prendono posto accanto a Bonito Oliva. A questo punto direi che possiamo cambiare nome al programma e passare da Mi manda Rai 3 a Mi manda Dipré. Il caos in studio raggiunge livelli senza precedenti. Achille Bonito Oliva prende nuovamente la parola con il suo tono lento e cadenziato. Allora, poi vediamo, volevo dire
ventennio fascista qualcuno disse che l'Italia è un popolo di santi, artisti e navigatori. Pochi santi, moltissimi non ce la provano faccio, negli dai, non ce la artisti. faccio, dai. Andrea si alza di scatto esclamando non ho tempo, tipo per queste cazzate. A quel punto Bonito Oliva si alza, vada via perché lei è un vigliacco. Andrea ribatte senza esitazione, il mio tempo è denaro. Lo scontro verbale si trasforma rapidamente in una lite personale. Bonito Oliva, cercando di spingerlo tipo un pochettino da dietro verso l'uscita, fa un gesto che Andrea interpreta appunto come un tentativo di spingerlo. Andrea si gira di scatto puntandogli il dito urlando non mi tocchi, non provi nemmeno a sfiorarmi. Come se non bastasse, in tutto sto teatrino spunta un'altra persona, una quarta persona, Francesco Terelle, che era appena entrato, che si avvicina con fare minaccioso, si mette faccia a faccia con Andrea, che a questo punto sembra ormai tipo una rissa che sta scoppiando da un momento all'altro, e Terelle inizia a urlare no, tu resti qua. Andrea, urlando a sua volta, gli risponde ma cosa vuoi, ma chi ti conosce? Terelle lo accusa apertamente, sei un truffatore. La situazione degenera ulteriormente. Andrea, ormai fuori controllo, urla fino a perdere la voce ma smettila, paga i debiti, paga i debiti, paga i debiti. Terelle, visibilmente confuso, ribatte ma quali debiti? Andrea insiste paga i debiti. Nel frattempo Bonito Oliva cerca di far uscire Andrea gridando ripetutamente via via via. Pubblicità. Pumpling è l'unico sito dove potete comprare magliette primitivistiche senza sovrastrutture ideologiche, persino transavanguardiste, e con il codice biografo vi scegliete un paio di calze gratis. Al ritorno in studio la situazione rimane tesa. Il conduttore, rivolgendosi al pubblico con tono di ammonimento, dice adesso io spero che Andrea Di Pre la smetta di urlare, di gridare, non si capisce nulla, deve rispettare Achille Bonito Oliva come chiunque altro in questo studio. Achille Bonito Oliva, cogliendo l'occasione per lanciare un'altra provocazione, aggiunge Questa persona di fronte è il lavitola del sistema dell'arte. questa frase, pur breve, è carica di significato e affonda in un riferimento ben preciso. Walter Lavitola, un giornalista noto negli anni del caso Berlusconi. Questo giornalista era diventato simbolo dell'opportunismo e della manipolazione. Il suo nome evocava scandali, corruzione, strategie spregiudicate per ottenere vantaggi personali. Paragonando Andrea Di Pre a Lavitola, Bonito Oliva non si limita a una critica generica, ma lo accusa implicitamente di essere un truffatore del mondo dell'arte. L'affermazione suggerisce che Di Pre manipoli la percezione della qualità artistica dei quadri che promuove, spacciandoli per opere di valore quando in realtà non lo sarebbero, e farebbe tutto questo per proprio tornaconto economico. Ma torniamo a Mi manda a Rai 3. Achille continua dicendo di voler spiegare perché e riprende il discorso che aveva dovuto interrompere sui santi, artisti e navigatori. Dice Bonito Oliva: pochi santi, moltissimi artisti e moltissimi navigatori, solo che per fare navigatori ci vuole il patentino nautico, invece per dipingere o per creare tutti lo possono fare. D'altra parte la Costituzione italiana garantisce libertà di espressione e di pensiero, anche perché poi, come diceva Baudelaire, l'arte è la domenica della vita. E il conduttore gli dice Hegel! No, questo è Baudelaire. No, poi ne parla anche Hegel Vabbè, prima. sarà pure. alla fine non è una citazione di nessuno dei due, non è una citazione corretta né di Baudelaire né di Hegel. Baudelaire, ad esempio, considerava l'arte uno strumento per elevarsi sopra le miserie della vita quotidiana. Ma pure la domenica, non escludeva la domenica non era un giorno della settimana a parte, quindi non è possibile attribuire questa citazione a Baudelaire e neanche ad Hegel, come ha fatto il conduttore, perché quello che dice Hegel sull'arte è altro. Per Hegel infatti l'arte rappresenta una delle forme più alte dello spirito assoluto, insieme a religione e filosofia. L'arte, dice Hegel nel primo volume dell'Estetica, ha la capacità di rendere sensibile l'infinito, cioè il divino assoluto, in forma comprensibile all'uomo. Quindi l'arte è un mezzo attraverso il quale l'essere umano può cogliere la verità e l'infinito in forma sensibile, tangibile, lo posso vedere, lo posso toccare. L'arte non è decorazione o intrattenimento, dice Hegel, ma un mezzo che ci permette di comprendere, contemplare o addirittura percepire le verità universali e metafisiche. Ma pure la domenica. Cioè, no, la domenica non è un giorno diverso. Bene, ora che ho finito di flexare la mia laurea in filosofia, possiamo tornare a Mi manda a Rai 3. Tra l'altro ho scoperto che il conduttore è laureato in filosofia. Ma comunque, Achille Bonito Oliva si addentra ulteriormente nella sua personale definizione di arte, un concetto che diventa sempre più chiaro essere soggettivo, relativo a chi lo esprime. Per lui l'arte è prima di tutto ricerca di bellezza.
e questa bellezza è anche una speranza di felicità, un diritto universale che spetta a tutti. Mentre prosegue, il conduttore lo interrompe per porre una domanda un po' provocatoria e dice il conduttore: quindi lei sta rivalutando Dupré? Achille risponde secco: mi faccia parlare, mi faccia dire cosa voglio dire. Continua spiegando che in una società di massa tutti sentono di avere il diritto o la speranza di diventare artisti. Questo, dice, è il risultato di una confusione tra creativi e creatori. Tutti possono essere creativi, ma solo pochi sono veri creatori, quelli che innovano e portano qualcosa di nuovo. Per Bonito Oliva l'arte è come un massaggio al muscolo atrofizzato della sensibilità collettiva. Da qui spiega il ruolo del critico. Il critico è colui che seleziona, che sceglie. Il conduttore interviene dicendo: anche Dupré a suo modo seleziona. Achille, con una punta di sarcasmo, risponde: Sembra la casa della giovane, accoglie tutto. L'espressione casa della giovane, riferita a Dupré, io intanto non la conoscevo. Può essere interpretata come una critica alla mancanza di maturità di Dupré, insinuando che non abbia l'esperienza o la capacità di rifiutare ciò che non ha valore artistico. Tuttavia è anche possibile che si tratti di un modo di dire regionale o di un riferimento ironico, forse alle case chiuse, ma il significato resta aperto, quindi se qualcuno conosce meglio questo modo di dire, questo detto, lo scriva nei commenti che cosa vuol dire, in che senso va interpretata l'esclamazione sembra una casa della giovane, accoglie tutto, riferita a Dupré. Achille prosegue il confronto con Dupré puntualizzando che lui al contrario seleziona rigorosamente. Ricorda che la transavanguardia da lui promossa non include 4 artisti come aveva detto Dupré, ma 5, e poi in un tono quasi autocelebrativo annuncia una prossima mostra straordinaria in un palazzo incredibile, della quale ha parlato in un'intervista che ha rilasciato e che sarà pubblicata a breve. Achille Bonito Oliva ricorda questa intervista perché si autocita a Mi Mandare 3 affermando di avere detto in quell'intervista che uscirà che il critico non deve essere un angelo custode ma un angelo sterminatore. Selezionare. È l'etica del critico quello. È una lezione molto molto bella, però sono entrati 2 persone qui in studio. Secondo Achille il critico deve avere l'etica di selezionare e stabilire chi merita spazio e chi no. Esattamente quello che vuole combattere Dupré. Mentre sta ancora parlando, il conduttore lo interrompe per presentare i 2 ospiti che finora sono rimasti in silenzio. La prima a raccontarsi è Juliana, conosciuta artisticamente come Myosotis. Juliana inizia ringraziando per l'invito e spiega di essere caduta nella trappola di Dupré. Dice che per lei è giunto il momento di chiudere per sempre con lui e tornare alla sua passione originale, cioè fare quadri e regalarli. Racconta di avere già donato molte opere ai vicini, ai parenti, ai bambini e persino ai politici, tracciando un'immagine di sé come un'artista generosa e spontanea. Il conduttore, con il suo solito atteggiamento sarcastico, risponde con sufficienza: vabbè, lei regala quadri a tutti. Poi le suggerisce di tirarsi su il reggipetto. Intanto però le posso chiedere... Chi li compra? Siamo senza... Si tiri su un po' il reggipetto, la ringrazio. Alla domanda del conduttore su cosa intenda con trappola, Juliana spiega: non considero che per andare in televisione devi per forza andare solo con Dupré. Cosa ha prodotto Dupré? Cosa ha fatto Dupré? Tutti questi soldi per cosa? È un po' mistica. Il conduttore coglie l'occasione per spiegare che Dupré non ha mai chiarito quanto costa lavorare con lui. A questo punto Andrea rientra in studio. Tornato al suo posto, interviene per spiegare la questione economica. Finalmente dirà quanto costa andare in televisione con lui, o quantomeno quanto è costato a loro. Quante volte appare in televisione l'artista Myosotis? Quante volte appare? Che è la signora Juliana. Passa circa 4.000 ore in televisione. Quanto possono costare 4.000 ore in televisione? Andrea risponde senza mezzi termini. Evidentemente la signora ha avuto la possibilità di farlo. Non c'è un limite. Se uno mi dà 1 milione di euro... Io prenderò spazi per 1 milione di euro. Capito il discorso qual è? Come c'è chi paga per spazi su canali importanti, eccetera. Ma diciamoci una cosa, Myosotis, se non c'era Dupré, chi era Myosotis? Il conduttore in un'altra delle sue provocazioni aggiunge: anche con Dupré io onestamente, con tutto il rispetto, Myosotis, poi si rivolge ad Achille Bonito Oliva, lei la conosce Myosotis? Come a dire, con Dupré lo stesso di niente. Andrea tenta di ridimensionare la situazione e dice: ma non c'entra niente, io lo capisco benissimo, ha fatto degli investimenti importanti. 60-70
60, non lo stesso il costo. 60-70 mila euro dati per 4.000 ore di televisione. Andrea si difende subito rivolgendosi al conduttore e dice: sai quanto costa uno spazio televisivo? Certo, lei poteva dire non lo voglio fare, capito? L'ha fatto, si è fatta vedere e adesso è anche qui. Ah, mi manda Rai 3. Penso che le sia servito. Parigi va bene una messa, giusto? Ecco, penso che valga la pena. Questa dichiarazione, nel tentativo di giustificare la situazione, sembra confermare l'idea di Dupré come di un venditore abile, ma al tempo stesso controverso, capace di convincere gli artisti a investire somme ingenti per ottenere visibilità televisiva, ma poco utile poi ai fini magari che si erano prefissati. Ma non è questo il punto. Un opinionista, fino a quel momento rimasto in disparte, interviene per esprimere la propria opinione sulla questione. Con un tono critico afferma: Succede in letteratura, per dire chi vuoi fare il poeta, vuoi fare lo scrittore, paga. Ma smettila! È un sottoboss, tu sei un sottoboscaiolo! Ma che dicono? Sei figapre! Basta con queste parolacce, si seda! Le foreste si seda! Le foreste si seda! L'opinionista divertito se la ride, mentre il conduttore aggiunge una stoccata ulteriore. Lei vuole imitare Vittorio Sgarbi, va bene, l'abbiamo capito. Dopo questo climax di tensione, con Andrea Dupré quasi completamente afono, dopo le urla contro l'accusa di essere un sottoboscaiolo, si verifica un evento inaspettato. Una tregua, finalmente. La situazione si placa e si apre una conversazione pacata, la prima e probabilmente l'ultima di tutta la puntata. A portare un po' di calma è l'avvocato Ugo Ruffolo, che si rivolge a Dupré con un tono ragionevole ma interrogativo e dice: io capisco che la televisione costi se qualcuno ci vuol venire, mi chiedo però, qualcuno ci vuol venire perché lei gli dice che è un artista e gli propone dei risultati, o qualcuno dice ospitami, affari miei, se vedono i miei quadri mi fa piacere. Io ho l'impressione che lei dica io ti ho selezionato perché sei bravo. La risposta di Andrea segna un momento di rara trasparenza. Ma io non posso sapere se vendono o non vendono, se piace o no. Non posso saperlo. Non promette successo o risultati concreti agli artisti che si affidano a lui. Si limita a offrire uno spazio televisivo senza alcuna garanzia sul gradimento o sul mercato delle opere. In questo momento di relativa calma, il conduttore si avvicina a Dupré porgendogli un bicchiere d'acqua e dicendo: Tanto io le do un artistico, faccio la recensione di questo bicchiere d'acqua. Primitivismo, è un'opera antimetafisica. Un'opera antimetafisica. Il conduttore, sfruttando il momento e godendo degli applausi del pubblico, coglie l'occasione per ridicolizzare ulteriormente Andrea. Adesso il bicchiere è pieno, poi si svuota, si avvicina all'orecchio di Dupré sussurrandogli con confidenza, nonostante il tono formale che aveva mantenuto per gran parte della trasmissione, dandogli del lei, e gli dice: L'oncologia del nulla. L'intero scambio è un perfetto esempio di come il conduttore riesca a manipolare il contesto per trasformare ogni gesto, persino il più banale, in una frecciatina verso Dupré, esagerando la teatralità della situazione e giocando con il linguaggio dell'arte contemporaneo per ridicolizzarlo. La conversazione tra Andrea Dupré e l'avvocato Ugo Ruffolo si riaccende, questa volta forse con un tono un po' meno controllato, almeno inizialmente. Andrea cerca di spiegare la sua posizione dicendo: io non prometto niente a nessuno, io dico soltanto questo è un mondo dove puoi anche essere un genio ma se non ti conosce nessuno. Ruffolo lo interrompe con una domanda: il problema è se vende fumo o no. Andrea, visibilmente infastidito, ribatte con forza: ma quale fumo? Io vendo spazi, io ho spazi televisivi che propongo. Ruffolo insiste, però vende spazi dicendo: io grande critico ti seleziono. Si riferisce al nome del programma Le scelte di Dupré, vi ricordate? Andrea, per difendersi, sposta l'attenzione su un esempio chiedendo: ascolti, lo sa chi è Mario Schifano? Schifano è uno che buttava il cuore sulla tela così. E che lei Adesso Ma non è paragonabile, dice Ruffolo, a un quadro di Di Carlo, questo Schifano, pure che non lo conosco, riferendosi a Di Carlo, che è l'inviato, quello che si era finto l'artista Ernesto Basile. E quindi che cosa fa? Rafforza l'assurdità delle valutazioni di Andrea su Ernesto Basile. Andrea, esasperato, esplode in un'affermazione drastica: purtroppo nel Novecento l'arte è un grande bluff. L'arte è un grande bluff. Poi si volta verso Achille Bonito Oliva aggiungendo velenosamente: sei della tua.
Lo studio reagisce immediatamente. Achille Bonitoliva però non coglie l'occasione per difendere Schifano o contraddire Andrea su quel punto, no? Sulla valenza di Mario Schifano. Dice Achille Bonitoliva: questo povero uomo è un pornografo, ha un canale che dopo le 11 di sera ospita le donnine che si masturbano. Sei un pornografo, lei è un pornografo. Andrea ormai è praticamente senza voce, ma con quel filo che gli è rimasto risponde: e tu le guardi, e tu le guardi, e tu le guardi. Poi passa al contrattacco: senti chi parla, quello che si mette nudo, fate vedere la copertina dove lui si è messo nudo, vergognati che fai schifo. Il conduttore interviene con una battuta per alleggerire la tensione e dice a Dupré: tutti prima o poi ci mettiamo nudi. Dupré, Achille rincara la dose concludendo il suo attacco: di giorno vende pornografia visiva e di sera pornografia erotica. Andrea esasperato ribatte: ma senti sto cretino che si è messo nudo in televisione. Dopo questi momenti di caos e insulti, lo studio si concede un attimo di silenzio per dare la parola all'altro ospite. Vi ricordate? Francesco Terelle, un altro pittore che aveva sperato di trovare fama attraverso le trasmissioni di Andrea Dupré. La sua presenza, come quella di Miosotis, è motivata dal desiderio di raccontare la sua esperienza con Dupré. Le prime parole di Terelle sono indirizzate più a Bonitoliva che a Dupré. Allora intanto sono onorato di stare seduto vicino al professore Achille Bonitoliva. Andrea, ormai quasi completamente senza voce, non si lascia sfuggire l'occasione per attaccarlo, ribattendo con commenti sprezzanti. Achille rilancia ridicolizzando ulteriormente Andrea: lei fa il porta a porta, lei fa il porta a porta. Il conduttore, intervenendo per cercare di riportare un minimo di equilibrio, si rivolge a Bonitoliva: lei diventa come Dupré, se no mi stia calmo. Intanto Andrea torna a bersagliare Terelle con la sua solita accusa: tu devi pagare i debiti, paga i debiti. Terelle, visibilmente irritato, risponde: Sono stato adescato da questo signore. Lo dice? Andrea, negando con forza, ribatte: non è vero, mi hanno chiamato loro. Terelle, esasperato, cerca di riprendere il controllo della narrazione e dice: è venuto a casa mia, non ho chiamato nessuno, sono stato adescato, mi fai parlare? La tensione tra i due è palpabile, con Terelle che tenta di far emergere la sua versione dei fatti, mentre Andrea, anche senza voce, non perde occasione per contraddirlo. Lo scontro in studio raggiunge un livello ancora più assurdo quando Andrea Dupré, ormai completamente senza voce, l'ho detto 1000 volte ma è importante ricordarlo sempre, continua ad alzarsi e a urlare contro Francesco Terelle con una voce fina, rauca, rabbiosa. Ripete la sua accusa ormai ricorrente: tu hai voluto usare uno spazio e ora paga i debiti. A quel punto il conduttore Francesco Terelle, con una risposta calma ma carica di provocazione, replica: i quadri miei possono anche fare schifo, però facciamoli giudicare a chi ne capisce più di te, indicando Achille Bonitoliva. La situazione si fa ancora più tesa, con Francesco Terelle che prende finalmente la parola per raccontare la sua esperienza con Andrea Dupré. Spiega che si sente adescato, rivelando che Dupré inizialmente lo aveva definito un grande artista, paragonando il valore dei suoi quadri a quelli di maestri come Dorazio, Schifano. Secondo Dupré i suoi quadri valevano centinaia di migliaia di euro e aveva promesso che lo avrebbe fatto conoscere a Dubai, dove avrebbe potuto vendere 20 quadri ogni mese. Ma la storia prende una piega inquietante quando Terelle racconta che Dupré, come garanzia per queste promesse, gli aveva chiesto assegni post-datati. Terelle, spiegando di essere un insegnante precario senza soldi, si era sentito rassicurato dalle parole di Dupré che gli aveva garantito che quegli assegni non sarebbero mai stati incassati. Tuttavia Terelle rivela che quegli assegni invece furono bancati, furono incassati. Il conduttore, fiutando un colpo di scena, si rivolge direttamente a Dupré con una domanda diretta: Li ha incassati questi soldi o no? No, tutti, li ha incassati tutti. Allora lei qualcosa ha incassato. Quanto ha incassato? Io l'ho messo in onda. L'ho messo in onda. Quanto ha incassato? L'ho messo in onda io. Quanto ha incassato? Ma che... La sua incapacità di articolare le parole, no, in una difesa coerente fa crollare la tensione, trasformando il dramma in una parentesi surreale che lascia lo studio tra l'ilarità. Questo momento televisivo sembra rappresentare uno spartiacque nella sua carriera, uno squarcio che ha cambiato per sempre il corso degli eventi. Ho avuto la sensazione che Andrea ci credesse veramente, che ci mettesse davvero l'anima, la passione in questo lavoro, ma al tempo stesso
stesso ho percepito un modello ricorrente. Ogni volta che le sue aspettative verso gli altri o verso il suo progetto, no, non venivano soddisfatte, Andrea sembrava rinnegare tutto ciò che aveva fatto fino a quel momento. Ci sono almeno 3 episodi della sua vita che mi fanno pensare a questo schema. Ad esempio, no, da giovanissimo Andrea si era impegnato, vi ricordate, con grande energia nella sua carriera all'interno degli uffici ecclesiastici, era diventato addirittura presidente del consiglio pastorale, aveva iniziato a lavorare a Telepace, no? Quella rete cattolica. Questo sembrava l'inizio di una carriera promettente in ambito televisivo, religioso, ecclesiastico, ma poi qualcosa è andato storto. Quando si è candidato come sindaco di Stenico, quel piccolo comune nel Trentino, no? Vi ricordate? Ha perso, non ha preso abbastanza voti e secondo lui la responsabilità era della chiesa, dei parrocchiani che non l'avevano votato, non l'avevano sostenuto abbastanza, e questo fallimento non solo lo ha spinto ad abbandonare la sua carriera ecclesiastica, ma ha anche trasformato il suo rapporto con la chiesa in un rancore profondo. Dio, vi fate tutti schifo! Lo sto semplificando, seguitemi nel ragionamento di causa-effetto. Questo è solo uno dei primi segnali di un pattern che si ripeterà. Infatti, dopo la delusione subita nella sua esperienza con la Chiesa, Andrea Di Pré sembra rompere definitivamente con quel mondo. Si fa licenziare da Telepace dopo essere addirittura stato disconosciuto per avere condotto un programma televisivo in compagnia di una donna seminuda. Questo episodio segna la fine, no, di un capitolo significativo della sua vita e l'inizio di una trasformazione radicale. Ha abbandonato il percorso ecclesiastico. Che cosa fa Andrea? Si avvicina alla Lega Nord, vi ricordate? Inizia a lavorare per Telepadania. Poco dopo approda la 9, vi ricordate? Dove lancia poi le scelte di Di Pré, le televendite delle scelte di Di Pré. Insomma, chiudiamola qua. A questo punto la situazione sfugge completamente di mano. Andrea Di Pré viene denunciato da 2 artisti per truffa e appropriazione indebita, accuse che segnano un punto di non ritorno nella sua carriera. Come conseguenza viene cancellato dall'albo degli avvocati, ma forse ancora più grave, la sua credibilità come critico d'arte subisce un colpo irreparabile. Con essa anche il lavoro che aveva costruito negli anni viene irrimediabilmente danneggiato. Questo segna la fine di un'epoca per Di Pré, ma non certo la fine della sua storia. Di come Di Pré abbia cercato di rialzarsi reinventandosi con fenomeni trash scovati su YouTube, delle sue campagne provocatorie come Di Pré per il sociale, dei controversi programmi come Di Pré per lei, del suo tentativo di costruire un'intera filosofia attorno al dipreismo e molto altro ancora, parleremo nella seconda parte di questa videobiografia. Quindi sì, di solito dico e basta, ma questa volta questa storia invece continua.